Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Enalapril Sandoz SPA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Enalapril Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Enalapril Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Enalapril Sandoz? Enalapril Sandoz è un farmaco a base del principio attivo enalapril maleato, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Enalapril Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: enalapril maleato. Gruppo terapeutico: ACE inibitori. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione, trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica, prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica, frazione di eiezione a 0,35%, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Gli alimenti non interferiscono con l'assorbimento di enalapril maleato. La dose deve essere individualizzata a seconda del profilo del paziente, vedere paragrafo 4 e della risposta pressoria. Ipertensione. La dose iniziale è da 5 fino ad un massimo di 20 mg, a seconda del grado di ipertensione e delle condizioni del paziente, vedere più avanti. Enalapril Sandoz viene somministrato una volta al giorno. Per l'ipertensione lieve la dose iniziale raccomandata da 5 a 10 mg. I pazienti con un sistema renina-angiotensina-aldosterone in stato di intensa attivazione, per esempio quelli con ipertensione renovascolare, deplezione di sale o volume, scompenso cardiaco o di ipertensione grave, possono andare incontro ad una eccessiva caduta pressoria dopo la dose iniziale. In tali pazienti si raccomanda una dose iniziale uguale o inferiore a 5 mg e l'inizio della terapia deve avvenire sotto stretto controllo medico. Un precedente trattamento con alte dosi di diuretici può dare luogo a deplezione di volume e rischio di ipotensione quando si inizia la terapia con enalapril maleato. In tali pazienti è raccomandata una dose iniziale uguale o inferiore a 5 mg. Se possibile, la terapia diuretica deve essere interrotta per 2-3 giorni prima di iniziare la terapia con enalapril Sandoz. Si devono monitorare la funzione renale e il potassio sierico. La dose usuale di mantenimento è di 20 mg/die. La dose massima di mantenimento è di 40 mg/die. Insufficienza cardiaca/disfunzione ventricolare sinistra asintomatica. Nella gestione dello scompenso cardiaco sintomatico, enalapril maleato viene utilizzato insieme a diuretici e, ove appropriato, a digitalici o beta bloccanti. La dose iniziale di enalapril maleato in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione ventricolare sinistra asintomatica è di 2,5 mg e deve essere somministrata sotto stretta osservazione del medico per determinare l'effetto iniziale sulla pressione arteriosa. In assenza di ipotensione sintomatica successiva all'inizio della terapia con enalapril maleato per l'insufficienza cardiaca o dopo un suo efficace trattamento, la dose deve essere aumentata gradualmente, in base alla tollerabilità del paziente, fino alla dose usuale di mantenimento di 20 mg, somministrata in singola dose o suddivisa in 2 dosi. Questa titolazione della dose può essere eseguita in un periodo di 2-4 settimane. La dose massima è di 40 mg somministrata in 2 dosi separate. Tabella 1. Titolazione del dosaggio di enalapril maleato suggerito in pazienti con insufficienza cardiaca/disfunzione ventricolare sinistra asintomatica. Settimana. Dosaggio mg/die 1 a settimana. Giorni 1 a 3. 2,5 mg/die in dose singola. Giorni 4 a 7. 5 mg/die divisi in 2 dosi. 2 a settimana. 10 mg/die in dose singola o divisi in 2 dosi. 3 a e 4 a settimana. 20 mg/die in dose singola o divisi in 2 dosi. Nei pazienti in trattamento con diuretici e in quelli con funzione renale compromessa devono essere seguite opportune precauzioni, vedere paragrafo 4.
La pressione arteriosa e la funzione renale debbono essere monitorate strettamente sia prima che dopo l'inizio del trattamento con enalapril maleato, vedere paragrafo 4, poiché a copyright è stata riportata ipotensione e, più raramente, conseguente insufficienza renale. Nei pazienti trattati con diuretici, il dosaggio deve essere ridotto, se possibile prima di iniziare il trattamento con enalapril maleato. La comparsa di ipotensione a seguito della dose iniziale di enalapril maleato non implica che l'ipotensione si ripresenti nel corso della terapia cronica con enalapril maleato e non preclude l'uso continuato del medicinale. Devono essere monitorati anche il potassio serico e la funzione renale. Dose nell'insufficienza renale. In generale, si devono prolungare gli intervalli fra le somministrazioni di enalapril e ridurre la dose. Tabella 2. Dose nell'insufficienza renale. Clearance della creatinina. ml/min, CrCl. Dose iniziale. mg/die. 30 CrCl 80 ml/min. 5, 10 mg. 10 CrCl 0 30 ml/min. 2,5 mg. CrCl 0 10 ml/min. 2,5 mg nei giorni di dialisi. Vedere paragrafo 4 euro pazienti in emodialisi. L'enalaprilato adializzabile. Durante i giorni in cui i pazienti non sono in dialisi, si deve aggiustare la dose a seconda della risposta pressoria. Uso negli anziani. La dose deve essere in linea con la funzione renale del paziente anziano, vedere paragrafo 4 euro compromissione della funzione renale. Popolazione pediatrica. Per i pazienti in grado di deglutire le compresse, la dose deve essere individualizzata a seconda del profilo del paziente e della risposta pressoria. La dose iniziale raccomandata di 2,5 mg in pazienti da 20 a 50 kg e di 5 mg in pazienti a 0,50 kg. Enalapril Sandoz viene somministrato una volta al giorno. Il dosaggio deve essere aggiustato secondo i bisogni del paziente fino ad un massimo di 20 mg al giorno in pazienti da 20 a 50 kg e 40 mg in pazienti a 0,50 kg, vedere paragrafo 4. L'enalapril maleato non ha raccomandato in neonati ed in pazienti pediatrici con velocità di filtrazione glomerulare 30 ml/min/1,73 m2 per K copyright. Non vi sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso orale. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o a qualsiasi altro ACE inibitore. Anamnesi di angioedema associato a una precedente terapia con ACE inibitori. Angioedema ereditario o idiopatico. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 6. L'uso concomitante di enalapril Sandoz con medicinali contenenti alischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, GFR 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5.1. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril/valsartan. Enalapril Sandoz non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di sacubitril/valsartan, vedere anche paragrafi 4 e 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipotensione sintomatica. Raramente è stata riscontrata ipotensione sintomatica in pazienti con ipertensione non complicata. Nei pazienti ipertesi in terapia con enalapril maleato, l'ipotensione sintomatica è più probabile che si verifichi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAS. I dati degli studi clinici hanno dimostrato che il duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAS, attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti del recettore, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere enalapril Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere enalapril Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4. L'uso di ACE inibitori è controindicato durante il secondo e terzo trimestre vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Nel caso di guida o di uso di macchinari, si deve tenere presente che occasionalmente sono stati segnalati capogiro e affaticamento. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati per l'enalapril sono stati segnalati negli studi clinici e durante l'esperienza post-marketing. Tabella 3. Effetti indesiderati di enalapril. Classificazione per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili dati limitati sul sovradosaggio nell'uomo. Le manifestazioni più importanti del sovradosaggio sono rappresentate da marcata ipotensione, che inizia circa 6 ore dopo l'ingestione delle compresse, concomitante al blocco del sistema renina-angiotensina, e stupore. I sintomi associati con il sovradosaggio di ACE inibitori possono includere shock circolatorio, disturbi elettrolitici, insufficienza renale, iperventilazione, tachicardia, palpitazioni, bradicardia, capogiri, ansia e tosse. Dopo ingestione di 300 mg e 440 mg di enalapril, sono stati segnalati livelli sierici di enalaprilato rispettivamente di 100 e 200 volte più elevati di quelli in genere osservati dopo dosi terapeutiche. Il trattamento raccomandato del sovradosaggio è l'infusione endovenosa di soluzione di cloruro di sodio. In caso di ipotensione il paziente deve essere posto in posizione supina. Se disponibile, si può prendere in considerazione un trattamento con infusione di angiotensina I/o catecolamine. Se l'ingestione è recente, instaurare misure atte all'eliminazione dell'enalapril maleato, per esempio emesi, lavanda gastrica, somministrazione di assorbenti e solfato di sodio. L'enalaprilato può essere rimosso dal circolo generale mediante emodialisi, vedere paragrafo 4 a pazienti in emodialisi. Per la bradicardia refrattaria alla terapia è indicato il trattamento con pacemaker. Segni vitali, elettroliti sierici e concentrazioni della creatinina devono essere in monitoraggio continuo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina. Codice ATC. C09A02. Enalapril Sandoz, enalapril maleato, il sale maleato dell'enalapril, un derivato di 2 amminoacidi, la L-alanina e la L-prolina. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'enalapril per via orale ha rapidamente assorbito. La concentrazione sierica massima dell'enalapril viene raggiunta entro un'ora dalla somministrazione. Basandosi sulla quantità escreta con le urine, la percentuale di assorbimento, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici di sicurezza non mettono in rilievo rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dose ripetuta, genotossicità e potenziale cancerogeno. Studi, elenco degli eccipienti. Enalapril Sandoz 5 mg compresse. Idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, sodio bicarbonato e talco. Enalapril Sandoz 20 mg compresse. Lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, sodio. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.